Il capitano tedesco mi dette l'ordine di andare avanti. Fece un passo e mi spara un colpo alla nuca, un colpo solo. Il messaggio conteneva l'ordine che a Cefalonia non dovevamo prendere prigionieri. Sotto il messaggio c'era il nome Adolf Hitler. In seguito all'armistizio dell'8 settembre, in diverse zone di guerra l'esercito tedesco impone la resa agli ex alleati italiani. A Cefalonia, in Grecia, la divisione Acqui rifiuta di consegnare le armi e ingaggia una disperata battaglia contro le truppe della Wehrmacht. Dopo una settimana di feroci combattimenti, gli ultimi sopravvissuti si arrendono ai tedeschi il 22 settembre. La rappresaglia è spietata. I prigionieri italiani della divisione Acqui sono passati per le armi. Più di 5.000 uomini vengono massacrati, affucilate, con i mitra, affogati nelle navi dove erano stati rinchiusi. La Wehrmacht, l'esercito regolare tedesco, si macchia di un crimine orrendo. Per capire cosa è accaduto a Cefalonia, bisogna tornare ai giorni drammatici che hanno seguito l'armistizio dell'8 settembre 1943 e prima ancora alla guerra di Grecia e all'occupazione italiana dei Balcani. Il 3 settembre 1939, mentre ero a Mantova, direttore dell'Automobile Club di Mantova, sono stato richiamato col grado di tenente e inviato a Merano perché si formava la divisione Acqui. La divisione Acqui era una delle 5 divisioni cosiddette di fanteria di montagna. Il 10 giugno 1940 l'Italia entra in guerra a fianco della Germania. Il 28 ottobre di quell'anno Mussolini decide di invadere la Grecia. Metteremo le reni alla Grecia! Ben presto però emerge l'inadeguatezza dei piani di Mussolini. L'esercito greco, infatti, reagisce all'invasione italiana con straordinaria combattività e decisione. Anche la mia batteria si trovò in grande difficoltà e ci dovemmo difendere a denti stretti con tutte le nostre limitate possibilità. Nei primi giorni di aprile del 1941 Hitler interviene in soccorso di Mussolini. Il 23 aprile i greci sconfitti firmano la resa. Le truppe tedesche e quelle italiane entrano ad Atene il 27 aprile. Io fui mandato con la mia batteria, la 9ª batteria, a Corfù e sono stato a Corfù tutto il 41 e tutto il 42. Nel gennaio del 43 promosso capitano di complemento sempre. Io sono stato trasferito a Cefalonia al comando della prima batteria della divisione Acqui. Nel giugno del 1942 il generale Antonio Gandin assume il comando della divisione Acqui. È un ufficiale esperto che proviene dallo Stato Maggiore. Si è guadagnato la stima dei tedeschi e una croce di ferro sui campi di battaglia in Russia. Dopo il 25 luglio regna un clima di incertezza. La caduta del fascismo e l'armistizio dell'8 settembre riportano la guerra a Cefalonia. Ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. Mercoledì 8 settembre 1943, Badoglio annuncia alla radio la firma dell'armistizio con gli anglo-americani. Alle 21:30 dell'8 settembre la divisione Acqui riceve un primo fonogramma dal comando unificato italo-tedesco di Atene che ordina di non rivolgere le armi contro i tedeschi, né di fare causa comune con i ribelli o con gli anglo-americani. Giovedì 9 settembre. I pochi tedeschi sull'isola di Cefalonia sono decisi a eseguire l'ordine di Hitler che impone il disarmo delle truppe italiane. Alla divisione Acqui arriva un nuovo ordine da Atene che contraddice quello precedente. Le artiglierie e le armi collettive devono essere consegnate ai soldati della Wehrmacht. Tra i soldati della divisione Acqui si diffonde il timore che il loro comandante, il generale Gandin, voglia dare l'ordine di consegnare le armi ai tedeschi. È qualcosa di impensabile. Cedere le armi senza combattere significa venir meno al giuramento di fedeltà al re.
Domenica 12 settembre. La giornata è segnata da una tensione crescente e da nuovi episodi di aperta ostilità tra italiani e tedeschi che minacciano un bombardamento aereo. In quei giorni pensavo che non era opportuno traccheggiare come faceva il generale Gandin, perché lui cercava di guadagnare tempo per vedere se si poteva contare sull'aiuto dell'Italia o degli anglo-americani. Alcuni giovani ufficiali del 33esimo reparto di artiglieria prendono apertamente posizione contro le scelte di Gandin. Non solo non accettano di consegnare le armi, ma sono per rompere gli indugi e affrontare immediatamente il combattimento con i tedeschi, quale ne sia l'esito. Non c'è più tempo. L'Acqui deve scegliere se consegnare le armi o combattere la Germania. Lunedì 13 settembre. La situazione precipita. All'alba 2 mezzi da sbarco tedeschi tentano di raggiungere Argostoli. Per i soldati italiani è un atto di guerra. Senza attendere comunicazioni superiori, il capitano Pampaloni ordina alla sua batteria di aprire il fuoco. Altre 2 batterie prendono parte all'azione. Quando questi mezzi stavano per ripiegare verso il porto, io aprì il fuoco di mia iniziativa. Per i tedeschi quest'ultimo episodio è un evidente atto di ostilità. Nel primo pomeriggio di quel giorno il comandante del corpo d'armata, generale Hubert Lanz, arriva a Cefalonia a bordo di un idrovolante. La contraerea italiana lo accoglie aprendo il fuoco. Sceso a terra, Lanz impone alla divisione Acqui la consegna immediata delle armi, minacciando l'uso della forza. Gandin deve scegliere. È responsabile della vita di più di 10.000 uomini e del loro onore di soldati. Nella notte tra il 13 e il 14 settembre il generale Antonio Gandin compie un gesto inusuale per la disciplina militare. Indice una consultazione dei reparti. Gli ufficiali chiedono ai loro uomini di esprimersi, scegliendo cosa replicare all'ultimatum tedesco. La risposta è pressoché unanime. La divisione Acqui vuole impugnare le armi contro i tedeschi. Il generale Gandin, venuto da me, mi ha stretto la mano. Ora sarete tutti soddisfatti. Era soddisfatto anche lui di essersi tolto dalla incertezza. Nella stessa notte arriva dal comando di Brindisi un radiogramma finalmente inequivocabile. I tedeschi devono essere considerati nemici. Il 14 settembre il generale Gandin invia al comando germanico la risposta definitiva dell'Acqui. È la battaglia. La battaglia fu decisa dalla superiorità aerea tedesca. Le nostre truppe non avevano nulla da contrapporre, perché la nostra aviazione non aveva mezzi, semplicemente. Mercoledì 15 settembre. L'aviazione tedesca scatena l'offensiva bombardando e mitragliando la strada costiera e i reparti di fanteria e di artiglieria italiani appostati sulle alture che circondano Argostoli. La nostra situazione era indifendibile per questo continuo bombardamento e mitragliamento degli Stukas tedeschi dall'alba alla notte. Lo stesso 18 settembre arriva al comando tedesco sull'isola di Cefalonia un documento decisivo, inviato dall'Oberkommando Wehrmacht. Il radiogramma è stato decifrato da Elmar Thurn, ufficiale tedesco addetto alle trasmissioni. Il messaggio conteneva l'ordine che a Cefalonia non dovevamo prendere prigionieri. Sotto il messaggio c'era il nome Adolf Hitler. Martedì 21 settembre. È ancora buio quando i tedeschi sferrano l'attacco decisivo. In effetti gli italiani si fanno cogliere del tutto impreparati e 2 battaglioni della Acqui cedono con molte perdite. Un soldato della mia pattuglia venuto da me gridando: capitano, capitano, e c'è i tedeschi, c'è i tedeschi, c'è i tedeschi. Guardo col binocolo la montagna che avevo di fronte e venivano giù come le formiche. Mercoledì 22 settembre. Al mattino i battaglioni di von Hirschfeld entrano ad Argostoli. Alle 11 dal suo quartier generale a Keramies il generale Antonio Gandin alza bandiera bianca. I tedeschi non fanno prigionieri. Già durante la battaglia massacrano chi si arrende.
e nei giorni successivi la strage assumerà dimensioni spaventose. Ci fecero mettere per uno. Il capitano tedesco si mise al mio fianco con in mano un machine pistole, una pistola mitragliatrice. Ma io ero tranquillo e sereno, anche se il mio sottocomandante, tenente Tognato, che era molto religioso e sapeva qualcosa di tedesco, aveva intuito qualche cosa perché disse: ragazzi, recitate tutti un atto di dolore. Il capitano tedesco mi dette l'ordine di andare avanti. Fece un passo e mi spara un colpo alla nuca, un colpo solo, un colpo che ha sfiorato la colonna vertebrale, ha sfiorato la carotide. Io cascai per il colpo, cominciò a uscire sangue, ma rimasi vivo e sentii che contemporaneamente, quando lui ha sparato il colpo con una mitragliatrice che era di fianco, ha ammazzato tutti i miei soldati e i 2 ufficiali. E io sentii, mentre ero in terra, non capendo se ero vivo o se ero morto, cosa succedeva, sentii gridare dai miei soldati 2 parole sole: mamma, mamma, Dio, Dio. E poi dopo sentii qualche colpo di pistola o di boschetto, probabilmente a chi si muoveva ancora gli dettero quello che si chiama colpo di grazia. Dopo 10 minuti i tedeschi se ne andarono cantando. I veri eroi di Cefalonia sono i caduti a Cefalonia. Chi è vivo non è un eroe, chi è vivo è un fortunato.